Sole vero contro Sole della NASA. Un saluto e benvenuti o bentornati su Canal 104 Plus, il plus che dà più valore a tutto quanto. Sul prestigioso indice alfabetico, di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni dei video, avete a disposizione decine e decine di video sul Sole, se desiderate informarvi su argomenti che esulano dalle informazioni di indottrinamento scolastico iniettate fin da piccini quando non sapevamo che servivano semplicemente per conformare il nostro credo. Segue la traduzione del video dal canale YouTube Flat Out Truth, Terry R. Eker. Per chi desidera sostenere Canal 104 Plus, che non è monetizzato per scelta di YouTube, può sempre farlo regalando o regalandosi uno dei due libri a disposizione, Il risveglio o Il secolare nuovo ordine del male, oppure anche il modesto valore di una gustosa tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito. Buona visione. Quello che farò nel video di oggi è mostrarvi come appare il Sole da vicino con un filtro solare ND5 che ci permette di vedere attraverso la luminosità della luce solare e osservare la forma del Sole, la sua struttura e il suo aspetto. Vi mostrerò 3 diverse inquadrature in 3 giorni diversi. Vedrete che il Sole ha sempre lo stesso aspetto, ha sempre queste stesse piccole macchie di cui parlerò tra un attimo. Ingrandiamo. Ecco, ora si vedono questi piccoli puntini neri sul Sole. A dire il vero, non so esattamente cosa siano, ma so che ogni volta che ingrandisco l'immagine sono sempre lì. Non sono sempre nello stesso punto, ma hanno sempre lo stesso aspetto. Ogni volta che ingrandisco questo Sole, queste piccole macchie nere sono sempre lì, in giorni diversi. Non importa in quale giorno ingrandisci l'immagine col filtro solare. La cosa interessante del filtro solare è che nella maggior parte dei casi potresti usare la tua P1000 o la tua P900, non riusciresti mai a vedere quello che ti ho appena mostrato senza filtro solare perché il Sole è troppo luminoso. Il filtro semplicemente elimina quella luminosità. Come ho detto prima, puoi effettivamente vedere la texture del Sole stesso. Non sono sicuro che questo filtro sia effettivamente disponibile per la Nikon P900, so solo che esiste per la P1000. Quindi se hai una P900 potresti fare una ricerca, magari cercare e vedere se ne esiste uno, probabilmente esiste, so che ne esiste uno per la P1000 e fa un lavoro fantastico come puoi vedere qui. Ora preparati a vedere di nuovo quelle piccole macchie nere, quei piccoli puntini neri, proprio come vi ho mostrato il primo giorno, sono sempre lì, il che mi fa pensare che non si tratti di un'enorme palla di fuoco come ci hanno detto, sono tutte sciocchezze. Non si vede nessuna grande palla di fuoco da nessuna parte, sembra solo una grossa lampadina con degli insetti attaccati, per non parlare del fatto che non dovrei essere in grado di zoomare questa immagine con una fotocamera che si trova a quasi 150 milioni di chilometri di distanza. Pensateci, 150 milioni di chilometri di distanza, credetemi, non esiste al mondo una fotocamera in grado di vedere a 150 milioni di chilometri di distanza. Comunque la ripresa è un po' mossa, scusate gente. Ok, questa è una giornata completamente diversa. C'era un po' di umidità, quindi non ho ottenuto l'effetto arancione o giallo. In realtà aveva un aspetto luminoso, ma potete vedere quei puntini neri o quelle piccole macchie nere anche il terzo giorno. Vedete la reazione atmosferica che li sfoca, ma sono definitivamente lì. Non so cosa siano, ma qualcosa sono.
E adesso ecco le immagini generate al computer dalla NASA. Guardate cosa vi mostrano. Vi mostrano questa enorme palla di fuoco con quella che sembra lava e fiamme che ne fuoriescono, ma sono tutte immagini animate, CGI, non assomiglia per niente a quello che vi ho appena mostrato in tempo reale con una vera telecamera, con un vero filtro solare, non assomiglia per niente a questa schifezza animata della NASA. Lo vedete? Non si vede niente di quando ingrandisco l'immagine, sembra solo una grande luce con delle piccole macchie, dei piccoli fori, non assomiglia per niente a questa schifezza animata. Ve lo dico gente, il libro di Enoch lo dice che si tratta di un luminare, non di una palla di fuoco, come potete leggere qui. Questa è la gran luce che esce e che si chiama Sole, dato il suo aspetto come il Signore comandò. È così. Esso esce ed entra e non diminuisce, né si riposa, ma corre notte e giorno sul carro, e la sua luce illumina 7 volte più della luna, ma le misure di ambedue sono uguali. Grazie di aver ascoltato fino alla fine.